una cosa che accomuna tutti noi italiani quando ci troviamo all'estero. Non appena sentiamo qualcuno parlare italiano, automaticamente ci giriamo e tutti, indistintamente, pronunciamo la stessa identica frase. Noi italiani siamo ovunque. E questo in parte è vero. Si calcolano fra i 60 e gli 80 milioni di italiani fuori dall'Italia. Calcolo che include sia gli italiani che hanno da poco lasciato il bel paese, sia quelli che sono andati via durante le migrazioni storiche a partire da fine Ottocento. Possiamo parlare quindi di un'intera Italia fuori dall'Italia. I numeri ci dicono esattamente questo. Esistono infatti enormi e ben radicate comunità italiane negli Stati Uniti, paese che conta circa 17 milioni di italiani di ogni generazione. Oppure la grande comunità italiana in Argentina, che conta circa 1 milione di italiani e che addirittura celebra Palermo dedicandole una delle zone più chic di Buenos Aires. Esiste anche una comunità italiana in Irlanda. Piccola, frazionata, non paragonabile a quelle già citate in termini di grandezza o di tradizioni. Una comunità italo-irlandese giovane ma in forte crescita, che può contare circa 20.000 persone, almeno fino a prima del Covid. Il grosso di queste persone vive a Dublino, la capitale irlandese che offre sicuramente più opportunità di lavoro e che è più facilmente raggiungibile, dato che il suo aeroporto ormai è uno dei maggiori in Europa. Cork, la seconda città più grande d'Irlanda, ospita una piccola parte di questa comunità, che però sta trovando una sua dimensione e una struttura ben precisa. Cork è una splendida città che offre sicuramente tantissime possibilità di lavoro, ma che soprattutto unisce i ritmi rilassati di una città non enorme all'animo ribelle che la caratterizza da sempre. Qui è facile sentirsi a casa, soprattutto se pensiamo che Cork è considerata la capitale culinaria d'Irlanda. E si sa, quando si tratta di cibo, gli italiani sono sempre presenti. Con questo piccolo documentario voglio darvi uno spaccato di vita quotidiana di noi italiani a Cork. Spero di aprire una finestra su come viviamo, cosa ci manca di casa e cosa invece ci gratifica qui all'estero. Parleremo di cibo, di chi esporta la nostra cultura culinaria e vinicola, di chi ha trovato la propria dimensione nel mondo della tecnologia e di chi invece ha deciso di ricominciare tutto da capo, qui, sulle rive del fiume Lee. Ma prima di iniziare vorrei chiarire alcuni aspetti importanti. Questo mini documentario racconta la vita di alcuni italiani qui a Cork, non di tutti, quindi non stiamo cercando di dare un'idea assoluta. Tutte le storie, i racconti e le opinioni che sentirete sono strettamente personali e legate all'intervistato. Vi invito ovviamente a rispettare le opinioni di tutti, ma anche a condividere le vostre esperienze. Se avete fatto delle esperienze qui in Irlanda, raccontatecene nei commenti. Ora basta, già parlavo assai. Andiamo. La prima tappa mi riporta a casa, fra il profumo di caffè e di rosticceria di Sicilian Delights, una piccola Palermo a pochi passi dalla grande e prestigiosa università UCC di Cork. Dario Di Giandomenico, il proprietario di Sicilian Delights, ha deciso di trasformare un'idea in un vero e proprio progetto imprenditoriale, che in poco tempo ha dato risultati ottimi diventando un punto di riferimento non solo per gli italiani in zona, ma soprattutto per i locali, che non perdono assolutamente l'occasione di poter provare del vero cibo italiano a pochi passi a casa. E in un'atmosfera davvero deliziosa, fra pupi, trinacrie e rosticceria fatta a mano, chiedo a Dario e a Marco di raccontarmi un pezzo della loro vita qui a Cork. Ciao, sono Dario, sono di Palermo, sono qui da quasi 10 anni ormai. Ciao, sono Marco e sono lo straniero di Sicilian Delight in quanto io vengo da Roma, quindi sono totalmente al di fuori della Sicilia. Ho aperto Sicilian Delight 4 anni fa, facciamo tutto tipico siciliano, la maggior parte delle cose sono tipiche siciliane, dai cannoli alla rosticceria siciliana, a tutto quello che diciamo è la cucina e le tradizioni siciliane. Sono qui a Cork da 3 anni, mi sono spostato con tutta la famiglia, quindi il mio spostamento è stato un po' più complicato, in quanto comunque muovere tutto un nucleo familiare non è stato alquanto semplice. Ho dei feedback molto positivi dagli irlandesi, l'irlandese piace molto provare
cucine nuove, cose nuove, e anche la tipologia di caffè che offriamo è totalmente diversa da quella che c'è in giro. Sono qui ormai a Sicilian Delight da 3 anni e quando abbiamo iniziato qui non c'era tutta questa intensità che c'è adesso, quindi fa ancora più piacere vedere come negli anni è andato ad aumentare il lavoro qui e il fatto che la comunità ci conosca e sia diventata parte del gruppo qua di Sicilian Delight. Tutto piace, da partire dal classico calzone al forno ripieno di prosciutto e mozzarella, poi abbiamo i pizzotti vegetariani, i calzoni fritti, diciamo che piace tutto, non c'è qualcosa che piace di meno, quindi fortunatamente si vende tutto. Oggi abbiamo 16 ottobre, sono ufficialmente 4 anni che Sicilian Delight è aperto oggi, quindi happy birthday. Come fai a seguire le partite della tua squadra del cuore, la Juventus? Allora, io la Juventus credo che neanche in punto di morte su un letto di dolore, ma dovessi mai seguirla, potessi st'andorcinato al letto di dolore, tant'anni ci mette in pidocchio a far giro del mondo. Essendo io poi tifoso del Torino è più complicato, comunque non c'è la trasferta, non c'è lo stadio, però la segui, perché comunque è il Torino. Ne approfitto però per chiedere anche l'opinione di Ellie, l'unica irlandese a lavorare in questo bar di italiani. Working in Sicilian Delight is such a good and positive vibe. I always look forward to coming to work because they're always so loud, making jokes and laughing. They've been so helpful with me since I started working here and the food is really good, which is such a bonus. Lascio Sicilian Delights dopo aver mangiato una bella schiacciata vegetariana per andare da Burnt, una catena di pizzerie partita da un solo punto vendita qualche anno fa e che ora è presente in diverse zone della città e sta per espandersi anche a Dublino. Questa è l'ultima pizzeria Burnt aperta, si trova all'interno del Black Market, un suggestivo mercato al chiuso che ha aperto giusto qualche mese fa nella zona della Marina di Cork. Qui incontro Daniele, abilissimo pizzaiolo che non solo fa le pizze più buone di tutta Cork, ma insegna e tramanda l'arte della pizza all'estero. Daniele è arrivato da poco a Cork, circa 6 mesi fa, ma sembra avere le idee molto chiare. Ciao a tutti, sono Daniele, mi chiamo Daniele, abito a Cork da circa 6 mesi, sono head chef nella pizzeria Burnt di Cork appunto. Mi sto trovando veramente bene, è un'esperienza fantastica e sinceramente non credevo di star così bene rispetto all'Italia. Ho tanti amici irlandesi inaspettativamente perché credevo che all'inizio fosse veramente molto difficile interagire con tante persone, ma poco a poco mi sto inglobando nel mondo appunto di Cork, irlandese soprattutto, sono veramente felice. Ho stravolto totalmente la mia vita perché prima facevo tutt'altro, così non dico per gioco ma quasi. In Italia facevo un altro lavoro, il pompista, praticamente il benzinaio, il vecchio lavoro che appunto avevo. Erano 24 ore settimanali, mal pagato, tantissime volte il nostro lavoro è sfruttato anche in nero e non mi piace per niente. No, cheese is not enough. Dal giorno alla notte ho trovato un annuncio su una pagina Facebook di un signore che cercava un pizzaiolo e così ho detto perché no. Daniele è anche un grande appassionato di moto, ma come fa ad andare in moto qui in Irlanda, con questo tipo di clima? Purtroppo non ci vado, il tempo come potete vedere è super buio, piove quasi ogni giorno, quindi l'ho messo un po' da parte, diciamo. Nei miei giorni liberi mi piace uscire, mi sono comprato una bicicletta, quindi giro Cork. Ho trovato tanti ragazzi che vanno in bici, tanti amici irlandesi che comunque sia, non dico che abbiamo fatto gruppetto, però ci divertiamo insieme. Saluto Daniele e gli amici di Burnt, dai quali tornerò come ogni weekend per mangiare una pizza e fare 4 chiacchiere. Anche di sabato mattina rompo le scatole alla gente e sto andando a casa di Maddalena per fare 2 chiacchiere e soprattutto perché mi interessa moltissimo il suo punto di vista da donna nel mondo della tecnologia. Abito in Irlanda più o meno dal 2002, l'anno in cui ho fatto l'Erasmus,
a Cork, a UCC, che è l'Università di Cork. Ci tenevo tantissimo a raccontare la storia di Maddalena e quando ha accettato il mio invito ero davvero felice. Maddalena mi accoglie nella sua casa, mostrandomi il giardino con l'orto all'italiana. Vedere dei carciofi così alti e belli in Irlanda sembrava quasi un miraggio. Mi sono ritrovata a Sanremo, Genova, con la scelta. Cosa faccio? Mi provo a buttarmi e a cercare un lavoro, a diventare una traduttrice e comunque era una cosa un po' spaventosa al tempo perché era il 2004, conoscendo tutti i miei amici, tutti i miei parenti, comunque erano tutti con contratti precari, contratti a nero, cose varie ed eventuali. E invece in Irlanda avevo fatto comunque conoscenze, avevo conosciuto degli amici, quindi mi dissi, ma guarda, quasi quasi ci provo, vado, male che vada, ho fatto un'esperienza ad abitare in Irlanda per qualche settimana, qualche mese, se non trovo niente può fare curriculum. Quindi mi trasferisco a Cork più o meno definitivamente con due borsoni di vestiti, con solo quello. E poi alla fine mi capitò questo annuncio di una ditta a Tralee, che è nella contea del Kerry, visitate Kerry se vi capita, e dissi perché no? Comunque ha a che fare con la traduzione, è una cosa che non mi sposterebbe più di tanto da Cork. Andai a fare il colloquio, andò bene, tanto che comincia a lavorare subito. Una delle domande che volevo fare era proprio sul tema famiglia-lavoro. Come mai è più facile coniugare le due cose qui in Irlanda, mentre in Italia risulta estremamente difficile? Il fatto fondamentale è che è possibile in Irlanda, più che altro, più che essere facile. Le aziende sono molto flessibili perché comunque la famiglia ce l'hanno tutti. E quindi c'è questo rapporto più umano. In Italia ci sono questi contratti precari o molto corti di qualche settimana più che qualche mese. Quindi sai che quando hai un figlio nessuno ti giudica perché adesso questa diventa madre e avrà altre priorità. E penso che in Italia si sia perso un po' il rispetto del fattore umano. Spero che la storia di Maddalena sia fonte di ispirazione per tutte le donne che vogliono iniziare un percorso nel mondo della tecnologia. Maddalena infatti è una manager presso una grossa multinazionale, gestisce grossi team e programmi di localizzazione. Sarebbe riuscita a fare lo stesso percorso in Italia? E probabilmente non ci sarei mai riuscita con 2 figlie e con la famiglia da gestire tutto in Italia. Quello che consiglio è buttatevi, provateci, perché è meglio provarci e non riuscirci che avere poi dei rimpianti. Se l'Italia non offre questa possibilità, provate ad andare all'estero. E nelle aziende in Irlanda ci sono tutti questi progetti di inclusione delle donne sul posto di lavoro. Ci sono tante iniziative per incoraggiare le donne a ricoprire dei ruoli che tradizionalmente anche all'estero sono ricoperti in gran parte da uomini. È il momento giusto per provarci. Saluto Maddalena, ma saluto anche Cork per un attimo, per andare sulle Galtee Mountains, nella contea di Tipperary. Qui incontro Peppe e Lara, 2 palermitani speciali che consideriamo ormai famiglia. Forza Palermo! Ci incontriamo nel Tipperary perché è a metà strada fra Cork e Limerick, dove loro vivono. Ciao, sono Giuseppe. Lara. Veniamo da Palermo e ci siamo trasferiti qua in Irlanda dopo esperienze negative col lavoro in Italia. Peppe è arrivato qui in Irlanda a quasi 50 anni e ha deciso di ricominciare tutto da capo, spostandosi a Cork inizialmente da solo per trovare lavoro e per poi farsi raggiungere da Lara e dai loro 2 bellissimi figli. Diciamo che sono arrivato qui che avevo quasi vicino ai 50. Io sono arrivato un po' prima per cercare di studiare la lingua. Pochi mesi dopo che mia moglie era incinta, mi ha raggiunto lei dopo che ha partorito. Arrivato qui dopo un paio di mesi ho provato a presentare il mio curriculum e immediatamente nel giro di poche settimane mi hanno risposto
e cominciai a lavorare. Felici! Dopo un paio di anni con varie peripezie tra lingua e lavoro, alla fine mi sono stabilito, ho trovato un lavoro che è definitivo, faccio adesso il digital printer, lo stampatore digitale, che è completamente diverso dal mio precedente lavoro. Anche Lara, dopo un periodo di assestamento iniziale, ha iniziato a lavorare e creare legami stretti con tanti amici irlandesi. Il mio rapporto con gli irlandesi è fantastico, loro mi considerano ormai parte di loro, ho tanti amici e sono cresciuta con loro piano piano, anche linguisticamente parlando, mi hanno aiutato tanto, mi hanno messo a mio agio, ho trovato poi lavoro anch'io, pur partendo da un livello basico di inglese. Lara è sicuramente una che non si tira mai indietro. Tanta attività all'aperto. Devo dire che i bambini sono felici a scuola, poi crescendo bilingue è una marcia in più. Devi inventarti anche le cose da fare perché il tempo libero ce l'hai. Devi Devi essere tu, forte di scoprire piano piano un nuovo modo di vita, un nuovo modo di Qui le opportunità ci sono, basta acquisire cercarle. esperienze, sì. Devi vedere il lato positivo, ecco. Gli irlandesi ti aiutano. Se sei una persona che ti vuoi dar da fare, qua lo puoi fare. Poi mettiti alla prova e vedi che ci riesci. Reputo Peppe e Lara non solo due grandi amici, ma anche due modelli di dignità, perseveranza e amore. C'è ancora un amico che voglio presentarvi, uno di quelli che promuovono le eccellenze italiane e che fanno un lavoro pazzesco. Vi presento Simone, l'head sommelier del Hayfield Manor, un hotel a 5 stelle in una delle zone più esclusive di Cork. Mi chiamo Simone, sono marchigiano, vivo qua in Irlanda oramai da quasi 6 anni e da quasi 4 anni faccio il sommelier. È stata sempre la mia passione, anche in Italia. Simone fa parte dell'Associazione Italiana Sommelier da ormai oltre 7 anni e lavorava come sommelier già in Italia. Per cui mi chiedo cosa lo abbia spinto a mollare tutto e ricominciare proprio da Cork. Stavo lavorando, era d'estate, Sofia aveva doveva compiere un anno. Con Francesca abbiamo detto vogliamo fare un'esperienza all'estero. Stavo lavorando, quindi sarei potuto rimanere anche là, ma ho detto, ero già stato in Irlanda per 3 settimane a fare un corso di inglese, che tra l'altro si era trasformato poi in un corso della birra, nel senso che giravamo per pub a bere birra invece di studiare inglese, però mi ha dato l'occasione di conoscere Francesca e quindi poi è successo quel che è successo. Da lì l'idea di ritornare in Irlanda, fare questa esperienza, qui il sistema sicuramente è molto più favorevole a chi è dietro le quinte, nel mio caso il cameriere o il sommelier o il manager che sia. Mi sono spostato per un periodo di 8 mesi a Limerick, lavoravo ad Adder Manor, che è un hotel 5 stelle nella contea di Limerick, eccezionale, e lì ho avuto la possibilità di fare un corso per sommelier che si chiama il WST, il terzo livello. A questo punto chiedo se una volta qui in Irlanda la vita sia cambiata o migliorata per Simone e la sua famiglia. Dal punto di vista lavorativo, sì, certo, è molto meglio. Qua io lavoro 5 giorni alla settimana, 2 giorni off, lavoro 8 ore, se decido di farne 10, ma o io ho deciso di farne 10, non che nessuno qui mi punta il fucile. Poi, se giriamo la medaglia, ovviamente qua il tempo è quello che è e lo sappiamo bene, neanche la pioggia, che tutti dicono piove sempre, no, qua è grigio. L'Irlanda secondo me è il paese che produce le migliori birre al mondo, ma che forse pone meno attenzione sui vini. È così? Nell'arco di questi 5-6 anni che sono qua, diciamo che la cultura per il vino, la cultura per il cibo in generale è cambiata. Il livello si sta alzando, lo vedo anche qui all'hotel, qui sono ai Hayfield Manor da 3 anni, la gente è più, diciamo che non cerca più il vino giusto per avere qualcosa di alcolico nel calice, ma cerca un vino per fare anche un'esperienza, ecco, via.
Ho pensato e ripensato a come chiudere questo documentario. Potrebbe bastare forse una bella immagine di Cork e finirla lì, ma probabilmente avrei dimenticato di includere l'altra parte importante di questo documentario. L'Italia. Notte giorno d'intorno girano, delle belle turbando al riposo. È chiaro che qui in Irlanda viviamo benissimo, siamo perfettamente integrati e tutti noi adoriamo il popolo irlandese, così caloroso ed accogliente. È anche altrettanto chiaro che quasi tutti noi ci vediamo qui in futuro. Vediamo i nostri bambini crescere con 2 lingue, 2 culture, 2 modi di vivere la vita distanti ma perfettamente complementari. Lo leggero galante. Ma l'Italia ci manca. Pensiamo mai alle nostre case? Ci sfiora mai il pensiero di tornare? Ho rivolto queste domande a tutti gli amici che hanno partecipato a questo documentario. Tornerei indietro in Italia mai, perché comunque quello che abbiamo sviluppato qui negli anni in Italia non c'era riconosciuto. È una soddisfazione, cosa che in Italia è difficile ottenere. Non tornerei in Italia, mai e poi mai. Tornerei giusto per vedere la mia famiglia e stop. Non voglio più avere esperienze lavorative in Italia, a meno che non ci siano le condizioni giuste. A volte sì, a volte mi mancano gli affetti, mi mancano i genitori, mi mancano soprattutto adesso che non ci si può vedere. Però no, non tornerei, perché comunque a meno che non mi fosse offerto un progetto davvero davvero a lungo termine che può avere un impatto sulla mia vita e sulla vita delle mie figlie e di mio marito, non mi troverei mai di buttarmi e tornare in Italia e ritrovarmi con niente. Allora, l'Italia ci manca da un punto di vista perché ci siamo cresciuti, la nostra città ci è sempre piaciuta e ne siamo innamorati. Ritornarci non penso proprio. La serenità che ho acquisito qua come mamma di famiglia è diversa. Certo, mi manca l'Italia, quasi mi viene da piangere quando te lo dico. Tornerò? Penso proprio di sì, soprattutto dopo questo periodo di Covid. Ho visto, non è neanche nel sole, nel cibo, è la famiglia nel senso con la F maiuscola, quella sì che ti manca. 'C'è tanta verità, tanta amarezza e tanta speranza nelle risposte che avete appena ascoltato, ma anche tanto amore, sia per l'Irlanda che per l'Italia. Sì, perché al netto delle risposte più o meno dirette che avete ascoltato, c'è sempre un però. Non tornerò, però se dovesse arrivare l'offerta giusta o la condizione ideale, forse tornerei volentieri. Qualcuno potrebbe pensare che queste sono vite sospese in un limbo, storie che non troveranno mai un finale decente, addirittura anime in pena che vagano alla ricerca di stabilità, felicità. Io però non sono d'accordo, propongo una chiave di lettura diversa, forse più positiva, magari più reale. Siamo tutti emigrati che hanno costruito un ponte solido fra i 2 paesi, in grado di ottenere il meglio da entrambe le culture e di avere le spalle larghe quando la nostalgia ci impedisce anche di respirare. Siamo un mix di culture. Siamo l'inglese mischiato all'italiano incerto dei nostri bambini. Siamo quelli che, anche se non trovano l'ingrediente giusto per fare una ricetta, va bene anche quello che trovo qui, tanto alla fine tutto mi ricorda sempre casa. Siamo italiani, ma siamo pure irlandesi. Siamo una pizza e una pinta, che è il menù perfetto.